Oggi impareremo a lavorare il punto Granny. È molto bello, arioso, è un classico dell'uncinetto e viene utilizzato per le coperte da sempre, ma poi anche giocando con i colori per maglie, sciarpe, cappelli, anche borse. Dunque noi oggi andremo ad imparare questo e utilizzeremo il cotone Iggy della Tessiland nei due colori giallo e verde mela. Poi utilizzeremo un uncinetto 4,5 che in realtà è un po' sovradimensionato rispetto a quanto richiede il filato, ma è voluto perché desidero una lavorazione molto morbida. Poi un ago dalla cruna larga e delle forbici. Con il giallo realizziamo un anello magico. Prendiamo il filato sull'uncinetto e realizziamo 3 catenelle. Prendiamo il filato sull'uncinetto, 2 maglie alte. Tre catenelle, 3 maglie alte, ancora 3 catenelle e 3 maglie alte. Tre catenelle, 3 maglie alte, a questo punto tiriamo la codina, realizziamo 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, ci inseriamo sulla prima delle 3 catenelle e chiudiamo a mezza maglia alta. Ci posizioniamo così al centro dell'angolo. Saliamo con 4 catenelle, 3 che sostituiscono la maglia alta, una è di separazione. Entriamo direttamente nell'angolo opposto e realizziamo 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte nell'angolo. Una catenella e facciamo lo stesso negli altri 2 angoli. Nell'ultimo angolo facciamo 3 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte, e andiamo a ricongiungerci sulle 3 catenelle che abbiamo fatto a inizio giro. Sulla terza, la quarta è di separazione. Ora realizziamo una maglia bassissima e ci posizioniamo al centro dello spazio che segue. Ci alziamo con 3 catenelle e realizziamo altre 2 maglie alte.
una catenella di separazione e l'angolo così come l'abbiamo realizzato prima, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, una catenella di separazione, nello spazio qui 3 maglie alte, una catenella di separazione e poi l'angolo. Realizziamo tutti e tre gli angoli e poi insieme chiudiamo il giro. Terminato il quarto angolo del terzo giro, realizzo una catenella di separazione, mi chiudo sulla terza catenella di inizio giro con una maglia bassissima. A questo punto taglio il filato perché cambiamo il colore. Inserisco il filato sull'uncinetto del cambio colore e mi inserisco nell'arco di una catenella esattamente dove ho chiuso il giro e mi chiudo con una catenella. Sistemo la tensione del filo e la codina e mi alzo con 3 catenelle, poi ne aggiungo una di separazione e passo nello spazio di una catenella accanto dove realizzo 3 maglie alte, una catenella di separazione e passo nell'angolo dove realizzo l'angolo come sempre, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Con la mattonella Granny bisogna stare attenti alla tensione del filo, non bisogna mai tirare troppo né troppo poco. Sul lato dritto faccio la catenella di separazione dentro nel primo spazio di una catenella dove realizzo 3 maglie alte, una catenella e mi inserisco qui nello spazio successivo e faccio 3 maglie alte ed una catenella di separazione. A questo punto ripeterò fino ad arrivare qui dove vi mostro come chiudere il giro. Fatto il quarto angolo, la catenella di separazione l'ho già fatta, entro nello spazio della catenella che segue, realizzo 2 maglie alte, la prima l'ho già sostituita con 3 catenelle, entro nella terza, mi chiudo con una maglia bassissima, faccio una maglia bassissima nell'archetto, mi ci posiziono e mi alzo con 3 catenelle a sostituire la maglia alta e una catenella di separazione, passo nell'angolo nello spazio successivo e realizzo 3 maglie alte ed una catenella. Procedo con gli angoli così come ho fatto sinora, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Per ogni spazio di una catenella realizzo 3 maglie alte e una catenella di separazione. Procedo fino alla fine del giro. Ho realizzato i 4 angoli, l'ultimo gruppetto di 3 maglie alte ed una catenella. Ora mi inserisco nell'ultimo spazio, realizzo le ultime 2 maglie alte, mi chiudo a maglia bassissima sulla terza
catenella, ed arrivata a questo punto vi mostro come fare per chiudere il giro, tagliare il filo e cambiare il colore. Quindi tiriamo su un po' di codina e tagliamo. Come notate non ho fatto il nodo di sicurezza. Ora prendo l'ago, infilo con la codina, ora mi riporto sull'ultimo punto che ho lavorato, che è questo, e ricostruisco l'asola, quindi chiudo, stringo, rientro nella asola della maglia alta che ho appena chiuso, ripasso sul retro e ricostruisco l'asola, così è meno visibile. Io devo lavorarci su un altro giro, quindi però non farà spessore, e questo fa la differenza nel momento in cui devo cambiare colore. Preparo l'asola e tiro così, posiziono il filato, mi inserisco nello spazio di una catenella che precede il punto in cui mi sono chiusa nel giro precedente e chiudo a maglia bassissima, tiro e aggiusto la tensione e mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, a sostituzione di una maglia alta, poi una quarta catenella e di separazione. Ricomincio a lavorare negli spazi di una catenella del giro precedente i gruppi di 3 maglie alte separati da una catenella, e poi nell'angolo realizzo un gruppo di 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, il tutto fino ad arrivare alla fine del giro, dove poi ci rivediamo per vedere come chiudere la mattonella. Ecco l'angolo, lo completo e poi riparto sul lato dritto con 3 maglie alte ed una catenella su tutti gli spazi. Arrivata alla fine del giro, realizzo le ultime 2 maglie alte nello spazio, mi chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella, tiro su senza fare il nodo di sicurezza e mi chiudo con la chiusura perfetta, invisibile. Ecco, quindi rifaccio quello che già vi ho spiegato nel corso del video. Dunque inserisco l'uncinetto nella maglia alta che segue, poi di nuovo da sopra inserisco nell'asola dell'ultimo punto lavorato e ricostruisco l'asola della catenella. Ecco qui, la chiusura è perfetta. Ora dietro nascondo il filato nella lavorazione, in pratica che non esca più dal lavoro. Nascondo anche quest'ultima codina.
Ecco, abbiamo realizzato le nostre gemelle diverse, sono due mattonelle Granny, il punto è estremamente semplice e mitico perché chiunque lavori all'uncinetto penso debba conoscere questo punto. Come vedete sono venute belle dritte, molti si lamentano della mattonella che torce, ma questo succede o perché cambiamo mano nel corso del lavoro, quindi lavoriamo più stretto o più largo, o se lavoriamo come in questo caso con due colori non abbiamo lo stesso filato per entrambi i colori, oppure saltiamo qualche maglia. Cioè, se tra i gruppi è prevista che ci sia una catenella, questa va fatta sempre. Basta saltarne una o due in una parte del giro e la mattonella comincerà a torcere. Addirittura è previsto anche il granny con due catenelle di separazione oppure senza assolutamente catenelle di separazione. Però se si comincia in un modo bisogna portare avanti e finire in quello stesso modo. Dunque noi abbiamo completato le due mattonelline, abbiamo visto come cambiare il colore, come chiudere il giro in maniera perfetta. Spero che vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale, a diffondere e presentare il mio canale anche ad altri, attivate la campanella così sarete informati sui miei prossimi video e mettetemi un like se il video vi è piaciuto. Grazie.